Vedete come ho fissato la piastra. Ho messo due distanziali in gomma, due qua, due fissaggi qua, un fissaggio qua. La piastra praticamente non va né a destra né a sinistra, perché se ci fossero stati solo quei due fissaggi qua la piastra andava a destra e a sinistra, ma siccome che qua è piegato e ha un altro ancoraggio qua, è bella solida. Poi metterò quell'angolarino qua sotto qua o dall'altra parte, adesso vedo dove devo mettere la centralina, per mettere questa centralina o di qua o di là. E questo angolarino vedrò se fargli un buco centrale qua e fare un altro fissaggio sul tubo del telaio. Ciao a tutti, in questo video continuerò con l'assemblamento della mia bici elettrica. Allora, questo è l'alloggiamento che voglio costruire per le mie batterie. Ho già fatto vedere nei precedenti video come era fissato sulla bici questo pezzo di alluminio che ho trovato. Poi l'ho modificato un po' e ho ritagliato altri pezzi per assemblarle un alloggiamento della batteria. Praticamente farò in questo sistema, userò questo come fondo, questo come parete per il mio alloggiamento. Questo è l'altro. Ok, dovrà uscire una cosa di questo tipo, così. Poi ci sarà questo pezzo per chiudere la scatola e infine farò una cerniera che ho comprato in acciaio, che è questa, per fare una cosa di questo tipo, un coperchio che si chiude. Adesso questo di alluminio mi sembra un po' troppo spesso perché è 5 mm. Lo farò un po' più leggero il coperchio, farò sempre di alluminio ma più leggero. Diciamo la scatola è più robusta perché serve per contenere le batterie. Infatti la batteria dovrebbe starci in questo alloggio qua. Allora, così. Dovrebbero starci anche le pareti. Questo di qua così. Ok, è tutto proprio calcolato al millimetro. Qua metterò questo. Adesso vi spiego come farò questo, come costruirò questo alloggiamento della batteria.
ci ho pensato un po' di tempo, mi è venuta questa idea. Allora, questa lamiera è spessa 3 mm, questa è spessa 5 mm. Io le due pareti qua sono da 5 mm, come il pezzettino qua finale. Farò la metà di questo, la mezzeria di questa, che sono 2 mm e mezzo, diciamo 2 mm e mezzo, e qua ho già tracciato una riga, la traccio anche dall'altra parte, più o meno 2 mm e mezzo. Ok, poi farò dei buchi e voglio mettere queste viti. Allora, come farò a mettere questi viti? Allora, farò dei buchi da sotto qua, farò un buco, la vite la metto dal sotto che esce fuori a questa distanza qua di 2 mm e mezzo, e andrà a prendere, qua farò un foro giusto per questa vite, andrò a prendere questo altro pezzo di alluminio. Ok, dunque dovrò farne un'altra qua. Siamo a 1, 2 e mezzo. Ok, ora segno dove vanno effettuati i buchi. Allora ne farò uno a 4, uno a 10, uno a 20 e facciamo uno a 25, appena prima della curva. Facciamo anche di là così. Allora abbiamo detto 4, 10, 20 e 25. Di qua ne facciamo 12, facciamo 1 a 2 e 1 a 10. Ok, poi ce ne sono altri di qua. Qua facciamo più o meno, vediamo dove si va. Ok, calcola che arriviamo fino lì in cima, più o meno. Ok, facciamo 3, facciamo 1 a 2, facciamo 1 a 14, facciamone uno a metà, più o meno 8. Ok. 14, 2 e 8. Ok, intanto facciamo questi buchi. Ora faccio tutti il centro. Allora, queste viti sono del 3, adesso farò un buco del 2, così sto più preciso possibile, poi passerò con una punta del 3,5, così la vite ha un po' di agio per passare. Dietro qua svaserò i buchi per farla entrare, oppure potrei lasciarla anche così, tanto si vedono solo le teste delle vite, non è che sporgono tanto.
circa 8 mm, c'è anche un po' di più, quasi 1 centimetro, e metto il nastro più o meno a occhio, così siamo a 1 centimetro, così so quanto devo entrare. Ok, tentativo fallito perché ho spaccato la punta. Non esce neanche l'inserto. Ho trovato l'inserto giusto, vediamo cosa succede. Voglio vedere se il foro che ho fatto è sufficientemente largo per essere filettato. E mi sa che è ancora un po' stretto. Siamo al massimo della frizione. Allora, dopo aver tribulato un bel po', dopo aver spaccato un po' di punte del 2,5 per mettere le viti più piccole, ho abbandonato il sistema e ho fatto i buchi del diametro di 3 mm e ho messo le viti un po' più grosse, saranno 3,25, così non ho spaccato le punte, perché il 2,5 mi si spaccava sempre la punta. Forando del 3 ho risolto il problema e le viti tengono anche di più, faccio meno fatica anche a avvitarle. Ho costruito questo, adesso ho già fatto i fori, questa è la centralina che andrà su qua così, ho fatto quell'angolarino qua di alluminio, sempre di alluminio, lo fisserò qua così, andrà avvitata così, no, così sbagliato, così i cavi possono andare dentro la batteria. Questi sono quelli del motore che andranno giù al motore, questi li farò entrare tutti qua. Vedete che ho già svasato questo. E vedremo di mettere la scaffetta. Ok, vediamo se danno fastidio. Questo andrà così, non dovrebbero dar fastidio le viti, vediamo, infatti non dovrebbero dare fastidio le viti. Metto dei dadi autobloccanti. Ok, metto le autobloccanti perché con le vibrazioni della bicicletta potrebbero anche svitarsi. Okay. Ho
fatto anche questo foro centrale perché qua passa il tubo diciamo del telaio ed è fissato solo con 1, 2, 3 viti. 3 viti fissate solo così con sotto queste rondelle di gomma. Però facendo fissato solo così si muove per così. Quindi ho deciso di fare un buco qua, metterò un'altra gomma sotto, qua passa il tubo e faccio un foro passante nel tubo e metterò una vite che attraversa tutto il tubo e si blocca dall'altra parte con un'altra rondella così, con una rondella di plastica, rondella di ferro, dall'altra parte un autobloccante. Poi vi farò vedere come faccio. Allora, non trovavo la vite, allora tanto per farvi capire, allora il sistema era questo: rondella qua dietro, qua passa il tubo, questo che l'ho fatto non tanto a filo, l'ho fatto a filo perché qua ci devo andare a montare, bisogna montare la centralina. Metterò 2 rondelle anche qua di spessore e questo attraverserà tutto il tubo fino dall'altra parte. Metterò un'altra rondella, poi vi farò vedere. Allora, quello che volevo farvi vedere era questo: il buco passante l'ho fatto nel tubo qua, dietro c'è la rondella di gomma, questa è la rondella di gomma che va dall'altra parte. Ho svasato un po' qua perché dopo devo mettere la centralina andrà posizionata qua così. Ho messo già le viti anche dietro con la testa esagonale, così posso andare dietro con la chiave a tenerle. Ok, e adesso vi faccio vedere dall'altra parte. Comincia a pesare un po' di più la bicicletta, è normale. Allora, da questa parte invece, come vi avevo detto, metto questa rondella, ok, e il dado autobloccante. Ok, prendo una chiave da 8. Ok, avete visto? Ora prendo il cacciavite dall'altra parte. Ok, chiavettina dell'8. Una volta tirato un po' l'autobloccante basta. Ok, così anche per le vibrazioni questo non va più da nessuna parte e ha contribuito anche un po' a rinforzare il telaio. Questi ormai li togliamo. Ok, poi qua non so se verniciarlo o che cosa. Qua le viti mi hanno allargato un po', però fa niente, vedremo di fare qualcosa. Togliamo anche quello di là. Ok, rimettiamola come prima. Anche qua le viti mi hanno allargato, è difficile andare dentro diritto a bucare,
Vedrò poi se questo verniciarlo o attaccargli qualche adesivo. Comunque adesso si può mettere la batteria tranquillamente senza nessun problema. E passa proprio precisa. I collegamenti li possiamo fare qua dentro perché c'è spazio. La centralina va fissata qua, ci sono già le sue viti. E adesso metto solo per adesso l'appunto solo perché mi interessa vedere come mettere i cavi. Ok, questi andranno dentro tutti qua. Questi entreranno tutti dentro qua. Positivo, negativo di alimentazione. Poi questo è il motore, va giù col motore. Tutti gli altri vengono su qua. Gli altri, questi li facciamo andare giù nel motore. Tutti gli altri dovranno venire dentro qua. Dovrebbero starci tutti. Mi è venuta questa idea di tenere la centralina vicino, così i connettori li metto tutti dentro qua. Vedete che ci stanno? Ok. Qua metterò una piccola guaina e qua sono a posto. Che ne dite? Il cavo del motore viene su dall'altra parte, facciamo passare sotto le pedaline, viene su di qua e andrà attaccato qua così. Anche qua metteremo una guaina. Vedrò di giuntare diversamente questi tre cavi perché così con questa basetta qua non mi piace proprio. E questo sarà il connettore che andrà qua. Ok, l'ultima cosa che mi rimane è che mi deve arrivare quel pezzo qua, il ruota libera, dove va agganciato questa stella qua. Praticamente il ruota libera è quello che serve per dare trazione in questo senso, ma nell'altro senso la ruota deve girare libera, se no mi trascinerebbe il motore. La catena ho già allungata, ho posizionato provvisoriamente il motore. Ok, questa andrà così e dovrò allineare bene il motore, per non far toccare qua. Comunque deve andare ancora un po' di là, deve andare ancora un po' di qua così. Ok, posso andare di là quanto voglio, tanto c'è ancora bello spazio dalla ruota, e questo più o meno dovrebbe risultare così. Ok, ho messo anche le pedaline. Ok,
e metterò anche il coperchio qua sopra, questo pezzo di alluminio che ho già tagliato farà il coperchio. Ok, quando mi arriverà la ruota libera fisserò il motore e poi farò tutti i collegamenti e poi dovremmo esserci quasi. Se vi è piaciuto il video mettete un mi piace e iscrivetevi al canale.